Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, cancro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni. Per il mese di agosto abbiamo la carta della luna. Amici del cancro, la luna è collegata un po' a voi, no? Quindi potrebbe esserci un momento nostalgico, un momento, diciamo, rivolto al passato a livello energetico, magari ripensate ai tempi che furono, alle persone che avete incontrato. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sempre in descrizione trovate anche il link al seminario di approfondimento su tarocchi e karma che sarà a settembre e andremo a vedere come fare una stesa karmica e in più sempre nella descrizione ci sono due videocorsi gratuiti. Uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Wow, 5 di denari, cavaliere di bastoni, asso di coppe, 4 di bastoni, 4 di spade, 10 di bastoni, 5 di coppe e re di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare un po' com'è l'energia del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi i single, le persone che sono in coppia. Allora, devo dire che dando uno sguardo così alle carte ho l'idea che siate un po' troppo messi nel passato, nel mese di agosto, ma che sia un qualche cosa che vi state magari portando già dietro da luglio. C'è come una sensazione di vuoto, di come se mancasse qualcosa. Andiamo a vedere. Allora, partiamo dal 5 di denari. Un altro 5 di denari. Fante di bastoni e 2 di pentacoli. Allora, per qualcuno potrebbe essere una carenza finanziaria, per qualcun altro una carenza di passione, per qualcun altro una carenza di opportunità. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo una regina di spade e la temperanza. Diciamo che c'è la possibilità, secondo me, di ritrovare la passione, di ritrovare l'entusiasmo, di trovare nuove possibilità. Bisogna agire un po' con strategia. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 10 di bastoni che avete già qui e imperatrice. Voglio andare a vedere anche il 4 di bastoni.
3 di bastoni, regina di bastoni, 7 di pentacoli, 4 di pentacoli, 7 di coppe. Allora, devo dirvi che solo la parte iniziale del mese è un po' così, voglio rassicurarvi, perché in realtà le carte non sono male. Vi dico, c'è come questa possibilità di fare qualcosa di nuovo, di andare verso qualche cosa che è più in luce, più positivo, migliore rispetto a quello che avete avuto prima. Vedendo la temperanza, quello che ho da dirvi è che ci vuole pazienza, ok? Io non lo so questa luna a che cosa faccia riferimento, se a quello che è una situazione di cui avete nostalgia, situazione o relazione di cui avete nostalgia del passato, oppure è proprio un vostro vuoto interno dovuto a un modo di vedere le cose che è parziale, perché tenete presente che la luna di solito è illuminata solo per metà, quella che vediamo noi, quella dietro non si vede. E quindi c'è come un modo distorto, una visione distorta del mondo, di vedere le cose. È anche una carta che parla di sogni, tra l'altro, però qui sento proprio come una mancanza di grinta, una mancanza di energia che si può trasformare effettivamente con l'andare del mese in qualche cosa di positivo. Ripeto, con pazienza, con ordine, come dover stabilire certi passi. Però vi dirò che c'è qualcuno intorno a voi che vi darà una mano. Adesso andiamo avanti, poi andrò a parlare caso per caso. Andiamo col 4 di spade, 9 di pentacoli e 9 di coppe. È come se si dovesse guarire l'autostima, l'indipendenza monetaria, l'indipendenza finanziaria, l'indipendenza emotiva, l'indipendenza mentale, decisionale. Credo che per qualcuno questo 5 di pentacoli potrebbe essere una condizione apparente, ovvero come vi sembra di stare o come agli altri sembra che stiate. In realtà, le carte che vedo qui non sono poi così male, ragazzi, cioè state lavorando per la vostra indipendenza. Io credo che siate più indipendenti di quello che voi pensiate o di quello che voi o comunque avete una capacità di sviluppare la vostra indipendenza più alta di quello che voi credete. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Il punto qual è? Che bisogna lasciarsi indietro le aspettative. Cioè, sì, è vero che si dice che bisogna puntare a 100 se si vuole portare a casa 50, però ad un certo punto è positivo lasciare andare le aspettative e anche certe responsabilità a volte, no? Perché quando si hanno certe aspettative ci si prende la responsabilità magari di qualcun altro perché l'aspettativa è di qualcun altro. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Cavaliere di spade e asso di pentacoli. Secondo me questo movimento di lasciarvi indietro delle cose vi darà la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo, senza aspettative. Cioè, quando vi buttate in qualche cosa, ditevi, vediamo come va. Non sono sicuro che diventerò il più ricco del mondo, che troverò il mio amore per la vita il prossimo mese. No, vediamo come va. Siate flessibili, siate aperti, però anche elastici, pazienti. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Re di coppe, secondo me avete nostalgia di qualcuno in particolare. E 8 di pentacoli. O avete nostalgia di qualcuno in particolare o sognate qualcuno in particolare. Andiamo a vedere il re di spade.
Uh, 5 di bastoni e ruota della fortuna. Hmm. Finire con la ruota della fortuna è positivo, perché è come se qualche cosa cambiasse. Di solito sono proposte positive, vincite anche, sono opportunità favorevoli. Ehm, diciamo che c'è un 5 di bastoni e per qualcuno se la dovrà un po' lottare questa botta di fortuna. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Dunque, partiamo con i single. Secondo me, ragazzi, una volta che dite, ok, sono aperto al mondo, a conoscere persone nuove, io vi dico che una persona arriva abbastanza sexy, ve lo posso dire, è abbastanza, insomma, così, ehm, sconquifferante, abbastanza travolgente e potrebbe nascere qualche cosa di molto bello, di molto sano. Ho come l'idea che le cose con questa persona siano in equilibrio. Quello che non vi rende sicuri di voi stessi è proprio il fatto che magari non siete tanto autonomi, tanto indipendenti e quindi quello potrebbe essere un po' il vostro tallone di Achille. Però io ho la sensazione che le cose vadano, ehm, insomma, per dove devono andare. C'è un inizio concreto, secondo me, abbiamo due assi qui. No, guardavo se avevate qualche altro numero uno, però c'è comunque una ruota della fortuna, quindi ho come l'idea che sì, qualche cosa, un dono, diciamola così, un dono, un'opportunità arriverà e vedo che potrebbe essere una persona. Credo che sia una persona piuttosto mentale, ma anche molto passionale, ragazzi, fatemi poi sapere. Per chi avesse qualcuno in testa o comunque fosse già in una relazione, ecco, secondo me qui c'è un po' di nostalgia dei vecchi tempi. Ehm, vi devo dire sinceramente che qualcuno potrebbe anche arrivare a pensare di pentirsi di aver costruito qualche cosa con questa persona. È solo un pensiero, ma sento che è vincolato un po' alla monotonia del quotidiano. Diciamo che avere questa ruota della fortuna alla fine mette un po' di pepe al mese. Si tratta di fare dei progetti, di fare dei sogni in comune, di far ritornare quell'entusiasmo per il nuovo. Vi dico che se siete in una relazione e siete ancora al lavoro, per qualcuno ci potrebbe essere uno scivolone, ehm, ma è come se fosse un incidente, cioè, non so, è come se fosse qualche cosa che non avevate preventivato. Vi devo dire, le energie del mese di agosto sono piuttosto travolgenti un po' per tutti, perché c'è tanta emotività, c'è tanta nostalgia, c'è voglia di coccole, c'è voglia di condivisione, c'è voglia, insomma, di uscire un po' allo scoperto. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione difficile, extraconiugale. Anche qui, ragazzi, sento che il trucco è non stare troppo addosso all'altra persona. Non fate troppe proiezioni sul futuro, su come potrebbe essere la relazione, se su quando avremo quella cosa lì, quando non ci sarà più quel problema lì, saremo felici, perché tendenzialmente non è mai così.
Quindi cercate di essere felici in questo momento, nonostante i problemi che possono esserci nel quotidiano. Si tratta, da un lato, anche per voi, di lasciarvi indietro certe aspettative, certe responsabilità, la responsabilità di far felice l'altro, per esempio, e insomma, dare come una progettualità alla relazione, dove volete andare, insomma, come per dare un senso di continuità. Andiamo a vedere qualche oracolo. Molto presto, decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Bene. È un po' legge di manifestazione, no? Questa si è girata, ma ne pesco un'altra. Ok, carta numero 43, conoscenza profonda. Non avete una sacerdotessa, no. Questa carta è una carta che vi invita ad andare a fondo, a capire da dove arriva quel desiderio, quella paura, quella scelta, quel comportamento, quell'attitudine. È una carta di profonda autoconoscenza. E anche qui vi dice: decidi lucidamente cosa vuoi, cioè siate consapevoli dei motivi che vi spostano, che vi muovono, che vi fanno, diciamo, agire in un certo modo. Poi qui abbiamo la carta numero 11, secondo le regole, e qui bisogna fare le cose in modo che tutti stiano al passo. E qui abbiamo la carta numero 25, girare in tondo. Come se ci fosse un qualche cosa che si ripete e voi qui avete bisogno di uscire dalla ruota del karma. C'è qualche atteggiamento, qualche attitudine che ha bisogno di essere interrotta. Secondo me è legata a un'attitudine che avete acquisito nel passato. Andiamo a vedere le fatine. Qui vi parla dell'energia della luna e di speranza. Guardate, lo noto adesso, l'energia della luna, la luna vi è uscita anche qui. La luna è anche il divino femminile, ma è anche un satellite di guarigione e qui effettivamente ce l'avete. E questa è... vabbè, lasciamo stare. Questa carta arriva per calmarvi le emozioni e rassicurarvi o rassicurare la pace della vostra mente. Scusate, che la pace della vostra mente è possibile, togliendovi queste aspettative e queste responsabilità da addosso, perché probabilmente non sono le vostre. Potrebbero essere quelle della società, quelle dei genitori, quelle degli amici, quelle del partner. E poi qui abbiamo la carta di speranza e vi dice: anche se non la vedete, la speranza è sempre lì. Un'aspettativa ottimista può aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva. Quindi è molto importante sintonizzarci o sintonizzare le nostre vibrazioni su quello che è il positivo, proprio per attirare quello stesso tipo di vibrazione, perché noi attiriamo quello che siamo, non quello che vogliamo. Bene. Amici del cancro, lettura intensa. Spero che insomma vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche da soli. Io sto pubblicando una serie di playlist nella sezione degli abbonati. Ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ci sono le credenze limitanti divise per settori, ci sono delle meditazioni specifiche per smuovere ogni singolo chakra. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un computer o da un altro apparecchio telefonico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!